Quasi alla fine del Mediterraneo, sulla costa iberica, la città di Cartagena ci accoglie con un vento caldo e un vecchio sottomarino. Di fronte al porto turistico fa bella mostra di sé il pionieristico sottomarino progettato alla fine dell'Ottocento da Isaac Peral, ingegnere, navigatore ed eroico figlio della città. La storia di Cartagena è tutta nel suo stretto rapporto col mare. Perciò il tranquillo volto attuale delle strade e delle piazze, ricche di architetture del primo Novecento, nasconde un'anima segreta e anche un po' burrascosa. Un'insenatura naturale è infatti una posizione strategica per le attività militari. E Cartagena, cresciuta su 5 colli che sorvegliano il suo piccolo golfo, ha avuto un ruolo da protagonista negli eventi che hanno scosso la storia del Mediterraneo, dalla guerra punica alla guerra civile spagnola. Da qui Annibale partì con i suoi elefanti verso la penisola italica, 10 anni prima della conquista della città da parte di Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano, del 209 a.C. Come racconta Tito Livio, il condottiero romano vinse la strenua difesa punica e ispanica solo grazie ai prodigi degli dei, che gli suggerirono il passaggio delle truppe attraverso lo stagno, luogo in cui la sorveglianza era allentata. Scipione battezzò la città Nova Cartago e diede un segno di temperanza latina, lasciando liberi gli abitanti e i loro beni, compresa una bella principessa aggiunta dai suoi soldati al bottino di guerra. La nota vicenda storica ispirò numerosi pittori, da Poussin al Tiepolo, e anche i melomani la conoscono bene per le altrettanto numerose opere musicali che hanno messo in scena questo luminoso esempio di virtù. A Nova Cartago i romani costruirono un monumentale teatro per 6.000 spettatori, con una cavea del diametro di circa 90 metri, appoggiata a un rilievo e un proscenio con un doppio colonnato corinzio. Terminato probabilmente poco prima della nascita di Cristo, l'edificio subisce gli effetti della distruzione della città da parte delle tribù barbare nel V secolo. Sulle sue rovine si insedia un quartiere commerciale legato al porto, a cui va ad aggiungersi, nell'Alto Medioevo, la cattedrale di Santa Maria la Vieja, definitivamente distrutta durante la guerra civile. Il teatro romano di Cartagena rimane sepolto fino agli anni '80 del Novecento, ma molti dei suoi preziosi marmi si trovano dispersi nella chiesa e negli edifici dell'antico borgo, che nei secoli lo hanno nascosto, custodendone l'antica bellezza. Dopo la scoperta accidentale di alcuni resti, la campagna di scavi inizia nel 1990 e in 7 anni porta alla luce il teatro. Al lavoro degli archeologi si affianca quello dell'architetto madrileno Rafael Moneo, premio Pritzker, incaricato di progettare un percorso espositivo in grado di valorizzare questo straordinario sito. Finalmente, dal 2010, a Cartagena, possiamo visitare il Museo del Teatro Romano. L'ingresso è sulla centralissima Plaza dell'Ayuntamiento, a pochi passi dal lungomare, nel Palacio de Riquelme. Da qui superiamo la sala che racconta la storia degli scavi ed entriamo in una lunga galleria sotterranea, piena di reperti, che conduce alla base di una torre quadrata alta 3 piani. Abbiamo attraversato la calle Muralla del Mar e ci troviamo in una stretta porzione della cortina edilizia, che Moneo definisce chiaramente con un rivestimento di pietre rigate in diagonale. All'interno, sul lato sinistro della torre, le scale mobili indicano la direzione della visita, organizzata su 3 livelli. Al primo sostiamo ammirati di fronte ai frammenti di travertino rosso delle colonne e ai capitelli in marmo pentelico. Al secondo siamo invitati da una statua ad affacciarci sulla città, mentre al terzo piano una balconata consente la veduta dall'alto del museo e immette in un'altra galleria. Colpisce la semplicità degli elementi con cui l'architetto ha interpretato il tema dello scavo archeologico, attraverso la ricercata collocazione dei reperti
che appaiono quasi sospesi nell'ambiente su pavimenti, pareti e piedistalli, pronti ad accogliere sorprendenti effetti di luce. Ma la sorpresa arriverà tra poco. La galleria aperta al terzo piano della torre è tutta rivestita in mattoni ed è illuminata da lampade incassate nel pavimento. Dopo una decisa svolta a sinistra saliamo su una passerella e all'improvviso l'ambiente cambia il proprio aspetto. Ora siamo sotto la chiesa medievale, tra i resti romani, illuminati da luce artificiale e spiegati pezzo per pezzo con lunghe didascalie. L'apertura in fondo annuncia la fine del passaggio sotterraneo e un ballatoio coperto da un pergolato metallico ci accompagna fino allo spettacolo che tanto attendevamo, la magnifica vista sul teatro restituito alla città. All'aria aperta, a contatto con l'antico edificio, Moneo rende più esplicito l'intervento sui tracciati della storia. L'architetto infatti lavora con i frammenti antichi per comporre le linee dei passaggi gradinati, per lasciarci immaginare il doppio colonnato del proscenio, per disegnare una balconata in legno e infine per la costruzione di un muro in pietra che delimita il margine dello scavo. Dopo aver apprezzato tutti i dettagli di questo dialogo con l'archeologia, usciamo dal teatro romano e percorriamo una scalinata che gira attorno al complesso monumentale, si ferma di fronte alla chiesa in una terrazza affacciata sull'Arsenale e termina all'ingresso della collina del Parque Torres, in un giardino che offre sia nuove viste dall'alto sul teatro, sia un bellissimo panorama della città. A Cartagena, nel Museo del Teatro Romano, l'architetto Rafael Moneo pratica la virtù della temperanza e rinuncia ai piaceri della memoria con un sottile gioco di ricuciture, posto di fronte all'occhio dei visitatori in uno spettacolare movimento caleidoscopico, che marca il tempo e le sue stratificazioni. Così l'architetto assegna alla conoscenza del passato un ruolo strategico per la costruzione del futuro.